Nella storia di un'azienda ci sono sempre momenti positivi e momenti di soddisfazione, ci sono ovviamente, ci devono essere anche momenti negativi, momenti in cui si impara e quindi si coglie l'errore, si pone anche dei rimedi agli errori che si fanno. Eravamo negli anni 90, ero riuscito ad avere un incarico da parte della Comunità Europea di essere un magazzino accreditato per conto della Comunità Europea per poter fare delle scorte, cosiddette scorte strategiche. Ho preso questo incarico, ho dato le garanzie, l'azienda era già cominciava ovviamente ad essere già un'aziendina importante, non come oggi ma un'aziendina importante. Fatto sta che mi ero preso questo impegno di portare a termine questa operazione. Io abito a Camisano Vicentino, ma c'è anche un Camisano Cremonese. Fatto sta che quando è stato ora di pagare il compenso, la cifra che a quel tempo erano importanti perché mi pareva che si parlasse di qualche milione, l'equivalente di qualche milione di euro di oggi, eravamo ancora in lire, e i soldi sono partiti dalla Comunità Europea e sono andati a finire a Camisano Cremonese e non a Camisano Vicentino. Ovviamente questo mi ha creato un dissesto non da poco, perché alla fine io avevo i miei fornitori, dovevo a mia volta pagare i miei fornitori, quindi e dovevo risolvere un problema che apparentemente era molto semplice, perché poi alla fine si trattava di un evidente errore, ma che in realtà invece non era così semplice, soprattutto quando si ha a che fare con apparati pubblici e quindi si passa da Bruxelles fino ai ministeri a Roma e poi insomma alle banche. Comunque la cosa l'abbiamo sistemata, ovviamente questo mi ha insegnato, insomma, è durata una quindicina di giorni, mi ha insegnato ad essere molto più preciso, ad essere molto più puntuale. Nel 2008, molto dopo, parlavamo già in euro ovviamente, e quindi nel 2008 si parlava di energie rinnovabili, eravamo considerati i nuovi petrolieri, cioè quelli che avrebbero prodotto i carburanti rinnovabili e quindi le energie innovative, quindi il biodiesel e quindi l'energia elettrica da fonti rinnovabili. La nostra è un'azienda molto, molto energivora e quindi insomma le sue energie le ricava molto da fonti rinnovabili. Però avevo iniziato un'attività in Friuli molto importante, mi ero impegnato con un investimento molto importante, era un investimento di una cinquantina di milioni, e a un certo punto cambia il regolamento comunitario, i prezzi delle materie prime impazziscono, il Ministero e gli organismi cambiano le regole del gioco, mi trovo nel bel mezzo di un investimento che era già iniziato a dover decidere se attraversare il resto del fiume o se tornare nei miei passi, perché consideravo troppo pericolosa per l'azienda quell'iniziativa. Forse un eccesso di fiducia nei confronti del sistema, ho riconsiderato tutta l'attività, ho portato in casa una perdita importante che non era ovviamente 50 milioni, ma comunque erano cifre quasi 10 milioni, li ho persi, però ho ammesso l'errore e sono ripartito e ho anche qua mi ha insegnato molto ovviamente, perché mi ha insegnato a ragionare in maniera molto più pragmatica e concreta e guardare le cose per quello che sono e soprattutto non affidarmi troppo al nostro sistema, che a volte insomma pecca e quindi ti cambia le regole del gioco finché tu stai correndo la tua corsa ad ostacoli. Ci sono ovviamente anche aspetti molto positivi nella vita dell'azienda e nella nostra, se è cresciuta così, non possono esserci che molti aspetti positivi che ricordo con piacere. Nella nostra azienda io ho avuto la fortuna di avere a che fare con persone, manager, eccetera, sempre importanti, sempre che l'hanno fatta crescere, che mi hanno aiutato a farla crescere. Nel 2013 lo spread in Italia era stavamo ereditando la crisi della Lehman 2008, nel 2012-2013 lo spread era a 570 punti, i soldi non si trovavano, eravamo in piena crisi europea, in piena crisi italiana. Le multinazionali andavano via dall'Italia. Noi in quegli anni eravamo già molto impegnati nelle nostre attività e quindi molto ben focalizzati nel nostro settore. Avevamo la fortuna che il nostro settore, essendo un settore inelastico, siamo fortunati che gli agricoltori coltivano
tutti gli anni, gli agricoltori del mondo coltivano tutti gli anni e i cittadini del mondo mangiano tutti i giorni. Noi siamo lì in mezzo e quindi eravamo fortunati di godere di questa inelasticità della nostra attività, e una multinazionale appunto decide che non gli piace più l'Italia e quindi decide di uscire dal paese. Lo vengo a sapere, era il 14 di novembre, vado a visitare il loro stabilimento, avevano uno stabilimento nel porto di Venezia, vado a visitare il loro stabilimento mi piace, loro erano un'azienda quotata e quindi non volevano avere dei fastidi a livello di valore delle azioni, quindi non volevano avere problemi con il personale, con le bandiere fuori dall'azienda, eccetera. Insomma, per loro era un grosso problema. Per me è diventata invece un'opportunità, pur essendo molto impegnato, pur non trovando i soldi, perché appunto le banche non si fidavano le une delle altre. Ho deciso di acquistare questo grosso stabilimento da questa grossa multinazionale. Era una delle più grosse ed è una delle più grosse multinazionali al mondo nell'agribusiness. Il 14 di febbraio, il giorno di San Valentino dell'anno dopo, la prima nave nostra, targata Cereal Docks, ha attraccato su quel porto per scaricare le merci appunto che provenivano mi pare dall'Ucraina a quel tempo là. E quindi per noi è stata veramente un'opportunità. Oggi questo stabilimento, sul quale abbiamo investito parecchi milioni, circa 60, è uno stabilimento importante, è uno dei più grossi stabilimenti a livello europeo, è sicuramente ovviamente il più grosso stabilimento in Italia, e per noi ci ha fatto fare una crescita molto importante in questi ultimi anni. L'azienda è cresciuta grazie anche appunto all'opportunità che abbiamo avuto di acquisire questo stabilimento in tempi non sospetti e oggi farlo diventare uno stabilimento molto importante per la crescita del gruppo.